Bentornati su Calcio Globale per questo nuovo video. Io sono Cristian Fornara, un allenatore di calcio UEFA A e laureato in scienze motorie. In questa prima immagine possiamo notare molto bene cosa si intende per disposizione 3-2-5. E quando praticamente la squadra in possesso, in questo caso nell'immagine la squadra bianca, quindi nella fase offensiva, si trova disposta su 3 linee con numeri differenti di giocatori. Possiamo notare come la squadra bianca in fase offensiva sta costruendo contro una squadra che in fase difensiva è disposta in un blocco medio-alto. In questa seconda immagine possiamo ancora notare la squadra in possesso, sempre disposta 3-2-5, la squadra azzurra, mentre la squadra in non possesso in questo caso sta difendendo leggermente in una posizione più bassa in un blocco medio. In quest'ultima immagine possiamo vedere sempre la fase di costruzione con una disposizione 3-2-5, mentre la squadra in non possesso sta difendendo in un blocco medio-basso. Adesso andremo a vedere delle possibili idee di sviluppo utilizzando questa disposizione in fase offensiva, quindi 3-2-5. Idea di contrapposizione al blocco medio con la disposizione 3-2-5. Focus sui movimenti dei due interni, che potrebbero essere i centrocampisti o altri giocatori che a seguito di rotazione o interscambi si vengono a trovare in quelle posizioni. Il blocco medio è quando la squadra in fase di non possesso si dispone nella sua metà campo, cercando di non far avanzare gli avversari. La nostra squadra in questo caso si andrà a posizionare con un 3+2 in costruzione, con altri 5 giocatori che andranno a invadere. 3 giocatori fisseranno la linea difensiva con 2 giocatori in massima ampiezza, uno in massima profondità, e altri 2 giocatori andranno a posizionarsi negli half space, negli spazi di mezzo. La prima idea è quella di fare il movimento dei due interni incontro alla palla, cercando di attirare i loro 2 avversari e creando uno spazio libero alle loro spalle. Il giocatore in possesso di palla dovrà poi giocare palla al vertice, potendo fare sia un passaggio raso a terra o un passaggio alto. I 2 interni in questo caso, dopo che avranno fatto il movimento incontro, dovranno cambiare direzione e andare a cercare di andare in appoggio e quindi ricevere una seconda palla. Una seconda idea è quando i 2 giocatori interni si abbasseranno e oltre ad andare incontro si andranno a avvicinarsi uno con l'altro per creare una superiorità numerica in zona palla. Ovviamente se gli avversari non seguono questo movimento potranno ricevere palla e indirizzare il gioco, mentre se i 2 avversari seguono questo movimento il giocatore con la palla dovrà effettuare un cambio gioco, un giro palla dall'altro lato, e quindi si verrà a trovare un giocatore libero sul lato debole e probabilmente si troverà anche un passaggio filtrante nella space. Nella situazione che abbiamo appena visto, nel momento in cui si effettua il giro palla, se il giocatore nella space libero viene marcato dal difensore esterno che va a stringere dentro il campo, il giocatore libero diventa il nostro esterno che deve effettuare un movimento importante ad alzarsi oltre questo avversario e quindi poter ricevere palla oltre questa linea di pressione. Se invece quel giocatore libero nostro nella space lo va a prendere il giocatore interno, allora si viene a creare una linea di passaggio in diagonale verso il nostro vertice alto, che deve essere bravo a vedere quello spazio libero ed andare ad occuparlo per poter ricevere il passaggio. Un'altra idea è quella di
progredire utilizzando il terzo uomo. In questo caso è importante che i due giocatori interni andranno a disporsi in diagonale l'uno con l'altro. Si partirà con un contromovimento per riuscire a guadagnare un piccolo spazio sull'avversario per poter effettuare una giocata guardando in avanti e quindi vedendo più campo possibile. Si andrà a effettuare un passaggio sul primo giocatore, che lo utilizzeremo come se fosse un muro, che andrà a scaricare palla sul movimento dell'altro interno, che in questo caso andrà a ricevere palla potendo giocare in avanti e andrà a cercare dei passaggi filtranti per i compagni in posizioni avanzate. Mentre un'altra idea, sempre utilizzando il terzo uomo, è con disposizione sempre dei due interni in diagonale, ma in questo caso andranno a fare dei movimenti contrari, e cioè un giocatore si muove incontro mentre l'altro si alza. In questo esempio possiamo vedere che un giocatore viene incontro, l'altro giocatore si alza oltre l'avversario per poter ricevere questo passaggio di terzo uomo e riuscire ad andare in avanti senza avere di nuovo la pressione dell'avversario vicino, perché è stato tagliato fuori con questo passaggio. Se il video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Grazie.